Benvenuti o bentornati sul canale. Mancano solo 2 settimane alla gara e in questo episodio voglio parlarvi del tapering. Sostanzialmente si tratta di ridurre le attività e prepararsi al meglio per la gara. Allora, la copertina, come avrete visto, c'è una persona in vacanza con un cocktail e non è esattamente questo che si intende per tapering, almeno io no, nel senso che vorrei riuscire a prepararmi atleticamente per arrivare al giorno della gara con il massimo delle mie possibilità. Quindi c'è una teoria molto interessante che però rimane una teoria e quindi è qualcosa di assolutamente astratto e difficilmente applicabile nella vita di tutti i giorni, però conoscendo il proprio corpo può essere utilizzato. La teoria della supercompensazione. Di che cosa si tratta? Si tratta della capacità del nostro corpo dove a fronte di un episodio allenante, quindi di un allenamento, quindi di una stanchezza dovuta a un esercizio fisico intenso, c'è una successiva fase di recupero e il nostro corpo in omaggio ci dà un po' in più rispetto alla situazione iniziale. Quindi se partiamo da una situazione di fitness, di capacità fisica di un certo tipo, facciamo questo allenamento, dopo ci riposiamo e il nostro organismo ci darà un po' in più, quindi la supercompensazione è questo po' in più che riusciamo ad ottenere. Vorrei applicare questa teoria in queste 2 settimane, quindi di fatto se mettiamo sulle ascisse il tempo, sulle ordinate mettiamo la condizione fisica, a partire da una certa condizione fisica farò un allenamento che quindi peggiorerà di fatto la mia condizione fisica, perché dopo l'allenamento siamo più stanchi, abbiamo meno energie e i muscoli sono in riparazione, quindi farò seguire una fase di recupero. Questa fase di recupero mi consentirà di ottenere questa supercompensazione, quindi mi aspetto di essere in picco durante la domenica, quindi nel weekend. Quello che vorrei fare è quindi suddividere questa settimana in allenamenti di corsa, bici e nuoto. Di fatto andrò a coprire le varie distanze o un poco in più o un poco in meno rispetto a quelle che sono le distanze di gara. Semplicemente deciderò giorno per giorno quale intensità voglio tenere e lo vorrei fare 2 volte, quindi vorrei che questa cosa accadesse per 2 volte di fila e quindi farò una prima settimana di tapering fatta per ottenere supercompensazione domenica e poi da domenica farò esattamente le stesse cose, quindi mi allenerò 3 giorni di fila. Poi venerdì e sabato a riposo e quindi la domenica poi successiva proverò a vedere se funziona. Ecco, conoscendo il mio corpo, conoscendo un po' il passato di quello che sono le mie prestazioni fisiche, dai calcoli che ho fatto dovrebbe essere più o meno così. Quindi domenica provo a fare un triathlon sprint, poi lunedì, martedì e mercoledì provo a fare le 3 discipline, giovedì eventualmente se me la sento faccio uno scarico e poi faccio 2 giorni di fila di riposo totale. Allora, i miei 50 km in bici li ho fatti, adesso faccio un combinato, mi cambio rapidamente e vado a correre, sempre una corsa tranquilla anche oggi. Eccomi qua ragazzi, pronto per la corsetta. In casa è un po' più tosta perché ti fermi, bevi, ti raffreddi leggermente, invece in gara corri via, non te ne accorgi neanche, quindi l'ho sentita di più il passaggio tra la bici e la corsa. Ecco qua, questo è l'allenamento di bici sui rulli, ho fatto poco più di 50 km, ho cercato di rimanere in Z2 e ci sono praticamente riuscito, ho una bella andatura, devo dire sono molto soddisfatto. A seguire invece ho fatto 9 km e mezzo di corsa, una corsetta in Z2 e Z3 abbastanza libera, selvatica, ma mi sentivo in condizione, quindi non ho mai sofferto, un ottimo tempo di contatto col sole, insomma tutto bene. Questo è il piano. Oggi è il primo giorno, quindi la prima domenica prima delle 2 settimane. Ho fatto un combinato, quindi ho fatto 50 km in bici e quasi più o meno circa una decina di chilometri di corsa.